Le Morge, imponenti torri di roccia calcarea, si ergono a protezione di Pietra Abbondante, paese di ricca e lunga storia, adagiato in posizione dominante sui verdi monti dell'Alto Molise, a 1000 metri sul livello del mare. Il nome stesso del borgo dice che la pietra ne è l'origine e l'essenza. La pietra lastrica le strade e rende solide le mura delle case. La natura, sapiente architetto, e la mano dell'uomo ne hanno fatto materia viva nell'arredo delle abitazioni. Le pietre scolpite degli architravi o accolte nei muri ci dicono di una terra di gente fiera che a lungo si oppose al dominio romano. Una statua nella piazza del municipio ricorda il valore dei Sanniti, l'antico popolo che ebbe qui una sua capitale. Non distante dal centro abitato si trovano gli imponenti resti del santuario italico, un vasto complesso consacrato alla dea della vittoria. Ottimamente conservato è il teatro. Dello stesso complesso fanno parte il Tempio Minore, nucleo primigenio del santuario, e il Tempio Maggiore. Una giovane donna, Palma, è l'archeologa che si dedica a far parlare le pietre del santuario, edificato nel secondo secolo a.C. a dominare la valle del fiume Trigno. Il teatro è la parte del complesso monumentale meglio conservata. Colpisce l'armoniosa geometria dell'insieme e la cura del dettaglio. Perfetta è la finitura dei blocchi di calcare duro che formano le sedute. Gli schienali nei 3 ordini della gradinata si mostrano convessi in basso e concavi in alto, segno che agli antichi costruttori non era ignota l'ergonomia. È una passione che ho avuto fin da quando ero piccola e che poi ho ritrovato nella fase degli studi. Il pensiero della scoperta di queste civiltà passate, di cui poter ricostruire la storia, è la parte che interessa più di tutte. Prime a suscitare l'interesse di Palma furono l'arte e la cultura del popolo a cui tutti gli altri del Mediterraneo sono debitori. Inizialmente forse i greci, poi però andando avanti con gli studi è qui che insomma, mi sono concentrata quindi sul Sannio, sui Sanniti, in generale sulle popolazioni italiche pre-romane. Ho avuto questa possibilità di rimanere qui e di lavorare come archeologa in quello che era stato il mio inizio. Ho iniziato qui come studentessa a scavare, poi avendo conosciuto qui quelle che sono le mie amiche, socie dell'associazione Dedalo, abbiamo potuto pensare anche di sviluppare progetti che riguardano la divulgazione rivolta non soltanto alle persone adulte ma anche sui bambini. È una ricchezza quella che abbiamo qui in Italia e deve essere valorizzata, quindi sotto tanti aspetti e anche sotto quello che è l'aspetto archeologico. Quindi bisogna far prendere coscienza del fatto che il patrimonio archeologico e il patrimonio artistico costituiscono una ricchezza fondamentale per il nostro paese, quindi non soltanto a livello economico ovviamente, ma anche a livello culturale. È necessario quindi che ci sia una conoscenza di ciò che effettivamente è stata la nostra storia, di cui poi le opere d'arte, insomma tutto ciò che riguarda l'ambito archeologico sono un lascito fondamentale che non appartiene al singolo ma appartiene poi al futuro, alle generazioni future. Questa passione per i Sanniti, legata anche al territorio, al paese di Pietra Abbondante, ci ha spinte a provare a valorizzare ancora di più il paese attraverso anche attività di tipo archeologico e divulgativo. Le pietre non sono mute per chi ne sa intendere il linguaggio. L'aspetto più bello secondo me è riuscire a comprendere cosa è accaduto
di quello che si sta scavando, quindi in base a ciò che si ritrova capire l'uso di una struttura, che cosa è avvenuto, che cosa ne ha determinato l'abbandono, cercare di ricostruire quelle che sono state le azioni avvenute in antico, di tipo rituale, costruttivo, di determinati monumenti, il perché quindi. Sicuramente questo posto rimarrà nel cuore di tutti noi, di tutti quelli che hanno avuto la possibilità di scavare qui. Occupa un posto particolare da un punto di vista emotivo, diciamo così. Pietrabondante ha conosciuto nella seconda metà del secolo scorso un progressivo spopolamento e molta parte dei suoi attuali abitanti è oggi costituita da persone avanti negli anni. Il lavoro di cancelliere di tribunale ha costretto Cesare a trascorrere un lungo capitolo della sua esistenza altrove, lontano dal paese natale. Arrivato il tempo della pensione, non ha tuttavia esitato a tornare nella terra dei padri. Per chi è anziano qua sarebbe l'ideale, perché stare nelle case revose alla Baggina a Milano, là, morire là dentro, è meglio me ne morire qui all'aria aperta, che là pagano pure 5.000 euro al mese, non so quanto pagano, non so. Cioè, qui diciamo sarebbe l'ideale per chi è anziano, che almeno pure se è tutto sconocchiato, può anche a farsi una camminata, non sta pericolo delle macchine, cioè voglio dire, tanto è arrivato a una certa età che quali sono le prospettive, mica puoi andare alla sala da ballo. L'ironia di Cesare è un distillato di saggezza. Ci dice che una parte non piccola della vita, conclusa l'età del lavoro, può trascorrere senza fretta, senza rumore e senza affanni. Ma non per questo è priva dell'essenziale, che anzi si manifesta nei gesti più semplici, nella cura di un fiore. La vecchiaia può allora essere una stagione ricca e vitale, meritevole di essere vissuta con pienezza. Dice il saggio, il meriggio conosce cose che il mattino ignorava. Mica c'erano gli ammortizzatori sociali, allora INPS, reddito di cittadinanza e cose, quindi ogni famiglia viveva di agricoltura, si coltivava l'ulivo, le viti, quindi le vigne, dovevano andare a coltivare un pezzo di terra per le patate, il granturco, i ceci, e c'era soprattutto la pastorizia, capre, pecore. Cesare vive solo, una condizione di libertà scelta e vissuta senza rimpianti. Quando è in casa può fare ciò che vuole e quando vuole, senza subire imposizioni, senza procurare ad altri un fastidio. Il pensiero può vagare indisturbato, fedele compagno dei suoi ricordi, struggenti a volte, ma più spesso immagini di momenti felici. Quando ha voglia di socializzare, gli è sufficiente uscire di casa e andare a fare quattro chiacchiere con i compaesani, tutti ben conosciuti, come solo nei piccoli paesi può accadere. E se non gli va di uscire, si dedica alla sua grande passione, la musica, sempre allegra, come gioioso è il suo carattere.
Per raggiungere il luogo in cui lavora, Matteo percorre ogni giorno un centinaio di chilometri. Un viaggio che in inverno si fa insidioso per la neve che cade abbondante e per il ghiaccio. Sacrificio non piccolo pure nelle altre stagioni, compiuto tuttavia volentieri. Più gravoso sarebbe per lui lasciare il paese natale, recidere così una radice che nel tempo è affondata nella pietra che lo costituisce, legandosi a essa indissolubilmente. Resta in Matteo la speranza di trasformare la sua passione in lavoro da compiere in paese, utile anche alla comunità intera. Se vedo un coltello che mi piace, cerco magari di ricopiarlo, oppure anche vado di fantasia, lo disegno su carta e vedo cosa ne esce fuori. È un lavoro di pazienza e precisione, a cui dedica creatività, passione e non poco tempo. Dato che è interamente fatto a mano, mi comporta almeno un 5 giorni. L'ho sempre avuta la passione per i coltelli. Per ora ho realizzato qualche coltello magari per qualche amico, però piano piano vediamo come si evolverà la situazione. Magari in futuro credo di aumentare la produzione e fare dei souvenir magari per il paese. Ogni coltello fabbricato da Matteo è un pezzo unico e riconoscibile. Con grande abilità e ingegno, Matteo si è costruito anche molti degli attrezzi che utilizza, come la forgia, necessaria per portare il metallo alla temperatura adatta per la tempera. A Pietrabondante non è che ci sono molte possibilità di svago per noi giovani, però se ti piace la natura, ti piace fare un giro in montagna, beh, ci sono molte opportunità allora. Questo è il prodotto finito. Chi viene da fuori e non conosce il borgo, a percorrerne le strade resta colpito dai colori che illuminano porte e balconi, facciate di case e angoli di strada. Piccole creature d'argilla sorridono a chi passa. Ovunque sono immagini di gioia e di buon augurio, che testimoniano l'attaccamento degli abitanti ai luoghi e il desiderio di ben accogliere il visitatore. Sono i ragazzi del paese ad aver avuto l'idea vincente per il paesaggio urbano. Angelica è una di loro. Punk in Art è un progetto che nasce l'anno scorso in agosto a riguardo della Notte degli Artisti, che è un evento in cui invitiamo nelle strade dei nostri paesi ad esporre le proprie opere molti artisti e molti artigiani. Abbiamo voluto contribuire anche noi ragazzi della Proloco, sentendoci un po' artisti, con la realizzazione di 2 panchine inizialmente. Queste panchine che avevano il tema dell'arcobaleno sono molto piaciute sia alla nostra popolazione ma anche a chi in agosto veniva a visitare il paese, e quindi abbiamo pensato di continuare con questo progetto. Abbiamo preso, diciamo, tutte le panchine che erano state già posizionate, le abbiamo ristrutturate e abbiamo cominciato a dargli un tema, come per esempio il tema della musica, e poi abbiamo voluto anche realizzare molti quadri famosi di Magritte, Picasso, Bansky anche. Ragazzi, questo è da ristrutturare. Sì, la vernice sta andando via. Lo dobbiamo rifare. Sì. La panchina rappresenta un punto di incontro soprattutto in un paese dove ci sono molti anziani, quindi l'idea che persone anziane potessero incontrarsi su delle panchine colorate faceva molto piacere, e quindi abbiamo continuato per dare una nota di colore un po' per tutto il paese, per tutte le strade, per i vicoli.
Il successo ottenuto dall'iniziativa chiama i 3 giovani a un ulteriore impegno. Alcune panchine, specie le più esposte al sole e alla pioggia, richiedono periodiche attenzioni. I colori possono sbiadire, le pitture sfaldarsi. Angelica, Francesco e Ilenia si preoccupano dunque di mantenere vive le immagini che con tanta cura hanno realizzato. Pietrabondante comunque rappresenta un punto fermo, anche se per tanti motivi di studio lavorativi dobbiamo spostarci a volte, rimane un posto dove tornare e rimanere a vivere, perché sì che ci sono molte persone anziane, però noi giovani abbiamo voglia di stare qui e continuare a far vivere il paese. Non ci sono insediamenti industriali a Pietrabondante e neppure centri commerciali. Non manca tuttavia chi, con tenacia e coraggio, si dedica alle attività tradizionali, agricoltura e allevamento. Da queste ricaviamo il cibo che ci nutre e che tuttavia riservano a chi le pratica molte fatiche e scarsi guadagni. È allora utile ricordare che non la natura, ma un'economia fondata su criteri sempre meno rispettosi della vita del nostro pianeta, la nostra casa, penalizza chi con dura fatica, come Vincenzino, produce ciò che serve al nostro sostentamento. La coltivazione non si può fare più per i cinghiali che distruggono tutto. Mettiamo soltanto erbaie per fare il foraggio e tutto qua. Oggi come oggi sono solo sacrifici, non è che ci riusciamo a sopravvivere, non è che si può fare più di tanto. E con la vecchia lira, diciamo, il latte lo vendevamo 900 lire, oggi 41 centesimi, dopo 20 anni. Il mangime all'epoca stava a 25.000 lire, oggi sta a 36-37 euro. E allora non è che, ripeto, riusciamo a sopravvivere per troppe cose che facciamo, alla fine tempo libero dove sta? Tempo libero proprio che non lo troviamo mai, che c'è sempre da fare, ci sta la passione, anche se si guadagna poco, però finché ce la facciamo tiriamo avanti un altro po'. Alla fine non ci manca niente, lavoriamo però non ci manca niente, allora il brutto è quando manca il soldo, quando manca la cosa, allora penso che ci stai di malavoglia, ma se no... Per Maria, la moglie di Vincenzino, l'impegno non è inferiore a quello del suo compagno. Sua è la cura della casa, della piccola azienda agricola, dell'orto. Mi alzo la mattina verso le 5:30 e vado a letto verso le 11, 11:30, senza fermarmi un attimo, solo per mangiare. Questa è la giornata. E ci sono pure le soddisfazioni, perché tu vai nell'orto e trovi tutto. Ne dici, devo andare al paese, devo andare a comprare, mettiamo le zucchine, mettiamo l'insalata. Vai nell'orto e trovi tutto, quello che ti serve. In montagna il tempo è volubile e Pietrabondante non fa eccezione. Anche quando la giornata si spegne nel cielo limpido al tramonto, il mutare repentino dei venti porta nubi scure a incagliarsi per un istante nelle morge
ad avvolgere il paesaggio di brume. Poi, quando la corsa riprende, a scuotere le chiome degli alberi e gli steli del prato. E finalmente arriva la pioggia. Rada per un tratto, poi a scrosci violenti. E sotto le gocce battenti il pioppo ha un suono, la quercia ha un altro suono, un altro ancora la ginestra e il prato. Ma così come è arrivato, il maltempo presto si ritira. Chi lavora la terra può trarre dalle pause che la pioggia o le altre circostanze concedono ben poca occasione di riposo. Ad altre attività non meno impegnative si può dar corso al riparo del focolare domestico. Una delle più necessarie è preparare il cibo per i giorni in cui minore sarà il tempo a disposizione. A Pietrabondante vi è chi, come Amalia, conserva gelosamente locali di abitazioni storiche, veri e propri musei della vita contadina di un tempo ormai lontano, quando minore era l'agiatezza, minore la disponibilità di beni materiali, ma non per questo la vita poteva dirsi meno serena o equilibrata. Il ricamo, il lavoro a maglia e all'uncinetto sono da sempre attività che si svolgono nel calore della casa. Nel borgo di Pietra, il correre veloce del lago e del filo, l'intreccio sapiente di lane multicolori è stato anche un mezzo per far sentire unita la comunità in un momento difficile per la vita di tutti. Mariella è una donna vulcanica che dedica molto del proprio tempo libero a ideare e realizzare progetti che possano rendere sempre più vivace e vissuta la vita del paese. Questo è il nostro murales, si chiama il murales Vicinanza a distanza. È un murales pieno di colori ma anche di forme. Lo abbiamo realizzato durante il periodo del lockdown e abbiamo creato una sorta di filo quasi invisibile che entrava ed usciva in maniera virtuale dalle case del nostro piccolo paese fatto di rocce e di neve. Ogni persona è stata chiamata a realizzare queste mattonelle all'uncinetto. Le mattonelle rappresentano ognuno di noi, quindi con i loro colori, con le forme, ognuno l'ha abbellita in modo diverso e rappresentano proprio la pluralità di mani, di persone, di intenti e di sentimenti che si nasconde appunto dietro a ognuna di queste mattonelle. Con questo murales noi vogliamo lanciare un messaggio di speranza a tutti, da una piccola comunità che è il nostro paese. Vogliamo lanciare un messaggio di speranza ad una comunità più grande che è la nostra Italia. E infatti il murales è contornato dalle bandiere dell'Italia. Noi siamo la piccola comunità all'interno di questa comunità grande che è la nostra Italia. Erano così tante le mattonelle che sono arrivate a questa iniziativa che veramente non era più possibile contenerle nel murales. Per cui abbiamo avuto l'idea di iniziare questo tappeto all'uncinetto, arricchito con delle frasi tutte a sfondo religioso, e il 2020, che è stato un anno purtroppo drammaticamente storico, quindi sia il murales che il nostro tappeto restano a testimonianza di questo momento così difficile.
E l'iniziativa è piaciuta così tanto che tutte le nostre signore che si sono messe a sferruzzare hanno deciso che continueranno questo tappeto e quindi forse raggiungerà il corso. Un legame profondo lega Mariella al territorio che le ha dato i natali e che le ha trasmesso i valori della tradizione e di una storia illustre e antichissima. Il mio paese mi emoziona sempre. Del mio paese mi porto la durezza, la fortezza della roccia e poi mi porto i colori della terra, della roccia, delle piante. Sono fatte anche di profumi. Per esempio il profumo dei comignoli, quando in inverno da quassù ecco, si vedono questi comignoli fumanti e c'è il profumo dell'autunno. Con un dito si tocca il cielo quando si è quassù sulle rocce e nello stesso tempo con i piedi si resta fermi, attaccati al terreno. Quindi la roccia è qualcosa di saldo, di sicuro ed è un forte legame che io ho con la mia terra e con il mio paese. Abbiamo proprio l'anima sannita, ci sentiamo un po' come l'impavido guerriero in piazza, ecco, noi siamo fieri, abbiamo la fierezza del guerriero sannita e un po' come lui siamo lì pronti a difendere il nostro territorio, le nostre tradizioni, le cose in cui crediamo, quindi la fierezza ce l'abbiamo proprio dentro l'anima. L'ambiente che circonda Pietrabbondante, rimasto inalterato nei secoli, è un tripudio di natura incontaminata. Campi ricoperti di fiori variopinti, monti dietro monti, vallate immense e fitte foreste inviolate. La vicina riserva di Colle Meluccio è il migliore esempio di territorio rimasto allo stato naturale. Già dal 1977 la riserva è inserita nel programma dell'UNESCO denominato Man and the Biosphere, l'uomo e la biosfera, un programma intergovernativo che si propone di promuovere su base scientifica il miglioramento della vita umana attraverso la salvaguardia e la gestione degli ecosistemi naturali, la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile. La riserva è così intesa come luogo di eccellenza nel quale si sperimenta l'integrazione tra sistema sociale e ambientale e con il pieno coinvolgimento della comunità locale. Trascorrere l'infanzia e gli anni giovanili immersi in un ambiente nel quale il legame tra uomo e natura si è mantenuto in secoli di virtuosa alleanza costituisce una ricchezza che mai va perduta. Fiore, scrittore appassionato, ha conservato in sé anche nella lontananza quella ricchezza. Ma il mio non è stato neanche un vero sradicamento, perché le mie radici sono rimaste qui. È come se mi avessero allungato di 200 chilometri, però le radici rimanevano qui, rimanevano a nutrire l'anima attraverso il fluire dei ricordi, era la linfa che mi manteneva legata a questi posti. E appena potevo era come se si sciogliesse un elastico e io tornavo qua immediatamente, insomma, e questo ho continuato a farlo per tutta la vita. La natura per me è ciò che c'è di più bello. Io sono nato immerso in questa natura ed è un richiamo che è costante, che mi porta sempre e mi ha sempre portato a ritornare in questi posti, che sono molto cambiati,
I ricordi che io ho questa strada, questo paese pieno di gente, di animazione, di voci, anche di canti. E poi pian piano l'ho visto dire addio alle persone. Però io non credo che questa sia la fine, perché questi luoghi verranno riscoperti e riutilizzati, perché in un mondo inquinato, antropizzato, non è possibile che rimangano disabitati. Qui c'è lo spirito incorrotto della natura primigenia. È qualcosa che le persone cercheranno di ritrovare, torneranno a popolare questi posti. Mi è capitato di vedere uno studio commissionato da una grande rivista di architettura per progettare la città del futuro, quella del cambiamento climatico. E quindi ci sono dei grattacieli, dei palazzoni dove c'è la produzione autonoma di energia, il riciclo delle acque, le colture che sono parte integrante degli edifici, l'eliminazione dei combustibili fossili. Però se tu guardi quell'immagine, tu vedi Dubai, allora capisci una cosa, capisci intanto lì non c'è posto per tutti e poi quello è un posto per ricchi. Ecco. E noi su queste montagne non abbiamo bisogno di grattacieli, perché i grattacieli sono le nostre montagne. E quindi per questo sono ancora più convinto che questi luoghi vadano conservati nella loro essenza, così come sono da millenni. Vanno tenuti nel massimo rispetto. E allora voglio ringraziare anche coloro che rimangono, quelli che daranno all'umanità questa opportunità di futuro. Quando ero piccolo, in questa casa di fronte, abitavano 2 contadini, Nellino e Livia. Per loro ero come un figlio, insomma, avevo 2 case. E Nellino era un narratore incredibile. Io lo aspettavo la sera, quando tornava dalla campagna, per farmi raccontare le sue storie. E lui imbrogliava, perché mi raccontava delle sue eroiche imprese di guerra, no? Poi ho scoperto più tardi che mi raccontava le avventure del barone di Munchausen, come le conoscesse, dove le avesse apprese, io non l'ho mai saputo, ma gli davo il tormento affinché lui raccontasse. E poi, quando ho imparato a leggere, ho cominciato a leggere. In casa mia i fumetti erano proibiti perché diseducativi, ma mio padre ogni volta che andava fuori paese un libro me lo portava. E quindi sono cresciuto con quella letteratura per ragazzi, da Mark Twain, Salgari, Verne. E l'amore per la letteratura è nato da lì. Mi perdo nell'osservazione dei dettagli. Le tracce degli animali, il nido degli uccelli, i suoni che mi arrivano, gli odori, i profumi, perché qui è uno di quei posti dove ancora senti che arriva la primavera, perché arriva un refolo di vento che non è freddo, è tiepido e ti porta dei profumi perché qualcosa sta sbocciando e quindi percepisci la natura già dai suoni, già dagli odori, già dai colori. Tutto questo, quando ti immergi in un bosco, quando sei da solo, con i tuoi pensieri, è qualcosa che poi ti arriva e lo percepisci e sei in pace. Pietrabondante è un paese dove si conservano le migliori tradizioni e si alimentano i valori più veri, che da sempre sono patrimonio della nostra Italia. È un esempio, un granello di lievito, un seme che germoglierà. Sempre più persone comprenderanno che in luoghi come questo e non altrove si può trovare il buon vivere.
È questo un tassello di ambiente e umanità autentica, parte di quel mosaico fantastico che è il Molise, la regione che esiste.